Allora, tema della scacchiera, signori, stamattina un po' di caffettino sta arrivando, il caffettino della giornata, ok? Monica, sei pronta anche tu? Ok. Allora, la vita è come una scacchiera, ok? Una scacchiera, una bellissima scacchiera, benissimo. Noi siamo un pedone di questa scacchiera e tutto il tempo siamo preoccupati a dire, ma Dio buono, ma quella regina lì, perché si sposta? Perché la torre sta no, torre, stai buona, cavallo, cosa stai facendo? Stai buono, cavallo, perché ti sposti così? No, perché non ti limiti? È tutto il tempo, è l'ansia di cercare di mettere a posto la scacchiera. La nostra vita è una continua sistemazione delle situazioni esterne. Attenzione a questo punto, la scacchiera, questo lo sottoscrivo, mai si metterà a posto come tu vorrai. Attenzione, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La scacchiera non andrà mai a posto perché tu avrai sempre quel pedone che si sposta, tu non lo volevi, la torre, ma guarda che cazzo, perché si... Cioè ragazzi, potete mettere d'accordo un attimo, no? E quindi hai una frustrazione perché le cose non vanno come tu vorresti, ma vanno sempre in modo inaspettato, sfasato, contrario ai tuoi bisogni, contrario a quello che tu pensi. Ma vedi che non sta capendo che io avevo bisogno di... Ma vedi che non sta capendo che questa situazione qua, guarda come mi sta attaccando il suo discorso. Questa è la vita. La vita è una continua scacchiera che ci arriva addosso, ma, signore e signori, c'è l'uscita da questa cosa. Esiste l'uscita. No, incredibile, esiste l'uscita. Com'è l'uscita? Come si può uscire da una scacchiera che continua sempre a muoversi e mai va in una condizione che noi possiamo, come dire, gestirla? Come possiamo mettere a posto una scacchiera che continua a muoversi? La questione di fondo è che tu non hai mai guardato dove sei tu. In che posizione sei tu? In che ruolo sei tu? Che passi stai facendo tu? Cioè la concentrazione è sempre su che cosa, qual è il passo prossimo degli altri. Ma la questione più importante che sempre ci perdiamo è, detta in sintesi, ma io che cosa voglio? Cioè, che cazzo voglio io? Qual è il mio bisogno? Dove voglio stare? Cioè, il processo di ascoltarsi, andare fino in fondo e capire dove sei tu è fondamentale e ogni volta che voi già avete sperimentato questa cosa perché l'avete già vissuta e sono sicuro che l'avete già vissuta, quando tu ti ricentri, quando tu sei pronto a perdere tutta la scacchiera e la loro organizzazione del cazzo che non te ne può più interessare perché torni in una frustrazione, quasi la depressione, dici ok ragazzi, mollo tutto, a quel punto torni su di te in modo drastico, ti ascolti profondamente, ecco che i figli diventano bravi, ecco che il marito ti ascolta, ecco che la situazione si sposa perfettamente come... Cioè, la scacchiera si mette al suo posto. Quando tu smetti di portare attenzione alla situazione esterna, ma tutta l'attenzione va verso l'interno, la scacchiera si mette a posto. Quindi non si mette a posto se tu vuoi cambiare il mondo esterno e rimetterlo a posto, si mette a posto quando tu dentro di te vai fino in fondo, non aspettando nessuna risposta esauriente, gratificante e comprensiva dell'esterno, ma rimanendo centrata e dire ok, ma io voglio amarmi veramente fino in fondo, cioè voglio veramente andare fino in fondo a cogliere me stesso in quello che sento. Quindi che cazzo vuoi tu? Cosa ti stai lamentando? Cioè, ma tu cosa vuoi? Che scelte vuoi fare? Cioè, aspetti sempre che qualcuno ti venga a dire la scelta che devi fare. Cioè, ma tu che scelta vuoi fare? No, ma perché? Ma dimmi tu però, ecco, vedi che sei così, però se fossi così, sì, ma tu come sei? Tu come vivi? Tu come cosa vuoi essere? Tu cioè, smettila di cooperare a frustrazione. Tu che cosa vuoi, non che cosa non vuoi dall'esterno. Questo, ragazzi, è la chiave. Non vi dico che io sono un santo, vero? Perché io molte volte mi trovo in oscillazione, ma quando ho tutte queste perturbazioni, ritorno fortemente in me, la pace torna. La pace torna quando smetti di preoccuparti delle situazioni, del movimento esterno e ti focalizzi profondamente nella determinazione dei tuoi passi e nel profondo bisogno. Se io ti chiedessi, ma tu che cosa hai bisogno? E se questo lo persegui, in un'azione, in una frase, in una parola, in una giornata, lo persegui, e però devi toglierti, se c'è di colpa, aspettative che dica, ecco, sei andata via a fare due passi, dove sei andata? Cioè, devi essere centrato, cioè devi essere cosciente che ti vuoi amare, cosciente che è buono per te questa cosa, cosciente che nessuno, poi posso dire una cosa, nessuno vi renderà felici. Ficatevelo in testa questo, per questo punto importante, nessuno vi renderà felici. Questo io l'ho vissuto e l'ho traumatizzato più volte. Quello che ti rende felice, sai chi è? Ecco, hai già capito chi è. Benissimo, quello sei tu. Cioè, come può qualcuno renderti felice? Anzi, è uno spreco di energia aspettare che qualcuno ti capisca. E tu cosa fai? Cerchi di rendere felice qualcuno anche.
È altro grande dramma, perché poi la frustrazione è perché non hai il ritorno opportuno, non hai il bilancio opportuno. L'unica persona importante in questa vita, sai chi è? Quella sei tu. Non è un corso di egocentrismo questo, perché dopo dice, Madonna ragazzi, no, siccome siamo tutti proiettati all'esterno, questo è importantissimo, come dire, determinarselo e chiarirselo. Prima di tutto ascoltati. Ogni giorno senti se hai sviluppato qualcosa per te. Anche se che ti dico, compito per casa, mi avete il compito per casa della lucettina alla sera e spero che l'avete tutti quanti fatto perché io l'ho fatto, vi ho anche pensato tutte le sere, vi dico solo questo. Ecco, questo è il primo compito per casa, ve ne do un altro compito per casa. Poi alla fine vi faccio il punteggio. Ogni giorno, attenzione a questo punto, fatevi un regalo. Ora il regalo non è che devi andare a fare lo shopping e prendere la carta di credito del tuo marito o tuo compagno e svuotarla. No, non è questo il regalo. Il regalo è un momento per voi di piacere. Cioè, non devi ficcartelo in testa però, non è che dici, ah sì, no, tipo puoi andare al bar a prendere un caffè con un amico, un'amica, cioè, poi mettiti la musica su. Ci deve essere qualcosa che tu senti però che stai facendo una cosa per te che è un regalo. È un momento per te. Prendi con la macchina, esci e vai a farti un giro e vai a fare quella spesa, però non l'avresti fatto. È un momento per te. Datti un momento per te. Tu direi, ma io sono da sola, sto facendo già le... No, 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 no. Tu sei da sola, stai lavorando, c'è un culo così, stai andando a posto a casa, non è che un momento per te è un'altra roba. Ecco, vai a fare due passi e ascoltati. Quello è un momento per te. Se ti chiedessi quanti momenti per te hai durante il giorno, tu direi, beh, e poi alla fine sti cazzo non ce n'ho, perché ho sempre nella mente, ho sempre fatto qualcosa per. Ma per te? Questo per te è importante perché ci muove verso quella scacchiera di andare verso i propri bisogni, ci iniziamo a ascoltarci. Se non iniziamo però con delle piccole pillole di benessere per noi, un piacere per noi. C'è un bellissimo film, The Family Man, ho pianto, non vi dico quanto con quel film lì, era una fase mia, The Family Man con, non mi ricordo l'attore, insomma, è un film veramente bello, per me è stupendo. Insomma, c'è lui incazzatissimo perché dice non c'ho mai tempo per me, no? E la mamma gli compra le scarpette alla bambina, dice ma dove sono le mie scarpette? No, fa sta fase, vedi, sta cosa mi ridere perché dico, mi sono nota anche io delle volte, dov'è no, il mio spazio, no? Ma il tuo spazio non te lo può dare nessuno, il tuo spazio te lo devi trovare tu. Vedi, la gente in fondo, intorno, è presa dai suoi problemi, è presa dai suoi pensieri, è presa da tutto il suo egoismo. Se tu non ti salvi, qua non si salva nessuno, cerca di capire questo punto. Non è che qualcuno ti si preoccupa per te, sei tu che devi preoccuparti per te. Cioè, la vita purtroppo siamo tutti presi, o trovi un santo vicino a te che ha questo cuore che ti ascolta, ma tendenzialmente devi fare un percorso di capire, di uscire da questo condizionamento esterno, da questa pretesa che il mondo ti capisca, questa pretesa che il mondo si metta a posto, ma il mondo si metterà a posto solo e quando tu ti metterai a posto. Tu ti centrerai, tu ti ascolterai, tu capirai dov'è la tua posizione nella vita, nel mondo, capirai anche i piaceri e i bisogni che tu devi avere e te li darai e non avrai più l'aspettativa che gli altri possano in qualche modo dirti qualcosa perché non ti interessa più e quando vai in esaurimento profondo, questa cosa la impari e qualcuno di voi c'è stato, quindi sa cosa sto dicendo. Quando arrivi a quel punto non ci sono cazzi perché o soccombi o ne esci. E a quel punto impari una lezione profonda, che amare profondamente è amarsi. E la paura dell'altro che ti si separa così, sono tutte paure effimere, sono bisogni bambini, sono bisogni di dipendenze, ma quando tu veramente ti vuoi bene, questo c'è anche nell'altro, l'opportunità che anche l'altro si ritrovi. Cioè se Maddalena prende e se ne va o si trova un suo spazio, il marito dice ma che cazzo sta facendo? Però da una parte dice aspetta un attimo, no? Influenza questa cosa, cioè porta a una valorizzazione da parte di entrambi di trovare la propria autenticità. Questa è una coppia che evolve anche, perché se rimane sul piano, no, ma vedi che tu l'altro ieri, no, toccava a te, il figlio adesso te l'hai tu il pacco, no, tocca a te, tocca a me, tocca lì, e questa roba poi diventa un peso estremo. Ma l'importante è apritevi un varco nella vostra vita di piacere personale, ma soprattutto uscite dal campo dell'aspettativa del tiranno che dovete rendere cosa a qualcuno, quello che dovete rendere conto è a voi stessi, in verità guardatevi, vi siete già fatti un culo così, bene, adesso a un certo punto basta. Ma questo è un allenamento, se no si va in automatismo a esaurirsi sempre di più. Quindi mi raccomando,
compito per casa, processo, ogni giorno un momento per voi, questo innescherà un capire di che cosa veramente ho bisogno. E nella scacchiera dice, aspetta un attimo, sta scacchiera, ma io che passi voglio fare? Dove voglio essere? Cosa ho bisogno? Cioè, fatti due passi, ascoltati nella giornata, cosa hai bisogno? No, ho bisogno oggi di stare in casa, va bene. No, ma mi stanno chiamando 1000 amiche. No, hai bisogno di stare in casa. No, ma hai bisogno adesso di non uscire, no, ma oggi c'è la cena con i genitori, tu hai bisogno di stare in casa. No, ho bisogno di uscire. Sì, però sta arrivando il vicino, no, ho capito, ma ascolta, poi pondera, ma vai avanti in questa direzione e vedrai che pian pianino questa scacchiera si rimette al suo posto perché ti sei messo tu al tuo posto. Quindi non esiste niente che noi possiamo fare esternamente se non lo produciamo internamente. Molto bene, molto bravi, questa è la pillola del giorno. Va bene. Ok ragazzi, mi fa piacere che